Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami bilancia, tendenze energetiche predestinate per amore e passioni di aprile 2025. Imperatrice e giustizia, amici della bilancia. È come se si avvicinasse un momento di espansione, di creazione, di creatività anche per qualcuno. Con la carta della giustizia di solito si parla di regole, di norme, di fare le cose in modo regolare e se per caso questo progetto di cui parla l'imperatrice fosse un figlio, ragazzi, con la giustizia ci potrebbe essere qualche accordo inerente dei figli. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Ok. 9 di spade, re di denari, 6 di spade, il diavolo, la regina di spade, la morte, tre di bastoni e 6 di denari, che è l'arcano minore della giustizia, tra l'altro. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta e vediamo un po' l'energia generale del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single, le persone che sono in coppia, per le persone che hanno terze relazioni o relazioni extra. Allora, partiamo da questo 9 di spade. Re di pentacoli che avete già qui. E 8 di coppe. Qui avete anche un 6 di spade, come se qualcuno volesse lasciare il posto dove si trova e andare verso qualcosa di più alto. Andiamo a vedere il re di denari. Due di bastoni e imperatore. Guardate, c'è effettivamente la possibilità di andare oltre. Oltre mi viene da dire questo re di pentacoli, poi arriva anche un imperatore. Andiamo a vedere 6 di spade. Appeso. E ruota della fortuna. Wow, ragazzi, qui secondo me, allora, per qualcuno potrebbe fare riferimento a un viaggio, magari un viaggio fuori porta, uno di quelli brevi se vogliamo. Invece per qualcun altro qui ci può essere
questa scelta di dirigersi al futuro, di dirigersi in altri posti. Con la carta della ruota della fortuna c'è un cambio di prospettiva, un cambio di paradigma, un cambio di comportamenti, di dinamica, per qualcuno è un cambio karmico. Però adesso andiamo a vedere il diavolo. Abbiamo l'eremita e la regina di spade che avete già qui. Io credo che siate in una posizione di forza. Questo re di pentacoli potreste essere anche voi, che semplicemente decidete di andare verso qualche cosa di più abbondante, perché da re di pentacoli si arriva poi all'imperatore. O ripeto, potrebbero essere due persone. Qui c'è come la necessità di prendere quello che potrebbe essere il lato d'ombra con questo diavolo, rielaborarlo e dargli un ordine. Anche se ho come la sensazione che tra il diavolo e queste due regine di spade qui il punto sia un po' di troppa rigidità, mettiamo. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 4 di coppe e un 7 di bastoni. È come se voleste fare le cose da soli, come se non vedeste possibile l'aiuto di qualcuno. Guardate, ho come la sensazione che ci sia qualche rigidità di troppo nella vostra testa. Qui abbiamo anche un 6 di spade, che è la carta delle credenze limitanti. Ed è come se abbiate bisogno di cambiare punto di vista, di cambiare paradigma, come vi ho detto prima. È come se questa troppa rigidità mentale facesse sì che pensaste di essere da soli. Cioè, questa cosa devo farla io, questa cosa la fa l'uomo, questa cosa la fa la donna. E questo tipo di rigidità fa sì che ad un certo punto vi ritroviate voi a dover fare delle cose, a dover gestire delle cose, ad essere anche sempre impegnati, a dover sempre incastrare tutto, dover sempre essere un po' troppo quadrati. Andiamo a vedere la morte. Mago. Mago, 6 di coppe e 10 di bastoni. Ragazzi, qui ho la sensazione che qualcuno potrebbe rendersi conto che qualche sogno, qualche questione, qualche anche relazione per qualcuno che ha portato avanti fino ad adesso, bellissima, nessuno lo mette in dubbio o meno, adesso dipende poi dalla situazione personale, però è come se ci fosse la necessità di lasciarsi qualche cosa indietro con questa morte, con questo 10 di bastoni, perché abbiamo anche il mago al contrario, quindi come se qualcosa non partisse, se prima non lasciasse indietro. E qui potrebbe essere proprio quell'atteggiamento di rigidità, di giudizio, ok? È giusto e sbagliato questo, però a un certo punto, se le cose non cambiano, non è importante se sia giusto o sbagliato, o se uno dei due abbia ragione oppure no, le cose sono così. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Quattro di bastoni. E 8 di spade. Allora, questa morte devo dire che porterà un po' di tristezza effettivamente per questo atteggiamento
o situazione o anche sogno che qualcuno potrebbe dover lasciare indietro. Cioè, qui abbiamo il diavolo che è un po' rappresenta il nostro ego e in questo caso specifico ho come la sensazione che queste regole delle regine di spade siano qua per creare qualche cosa di bello, creare qualche cosa di perfetto. E quando ci si rende conto che così come lo abbiamo pensato, tanto perfetto non è e bisogna allontanarsi dalle idee che avevamo prima e cambiare modo di vedere le cose e di comportarsi, crea sempre, è come se ci fosse un lutto, no? Una parte del nostro ego, del nostro personaggio, del nostro ideale crolla. Da lì sento quest'otto di spade un po' pesante che sta rielaborando questa morte, però poi in realtà alla fine, ragazzi, finiamo con un 6 di denari, che adesso andiamo a vedere. Quindi sento che è veramente come se vi lasciaste indietro dei pesi. Probabilmente c'è un tema, un qualche tipo di questione egoica alla quale siete legati e lasciandovele indietro semplicemente ritornerete in equilibrio. Quindi forse è un bene per tutti. C'è come questa spinta a creare, ad andare verso l'abbondanza. Probabilmente se avete dato troppa energia in una relazione o in una situazione è ora di lasciarla andare perché probabilmente non va così. Bisogna cambiare prospettiva. E dopo le cose ritornano. Guardate, avete anche il mondo. E dopo le cose ritornano in equilibrio. C'è il mondo e c'è un 8 di bastoni. Quindi devo dire che la stesa, il mese finisce piuttosto bene, con questo mondo c'è il raggiungimento di un risultato. Abbiamo qui anche sia la giustizia che il 6 di pentacoli, per qualcuno si può trattare di qualche accordo, soprattutto se magari siete in separazione o se insomma ci sono dei temi legati ai figli, temi intendo legali, è facile che si arrivi a un accordo. Per quello che riguarda Va bene, andiamo settore per settore. Allora, andiamo a vedere i single. Se non avete proprio nessuno in testa, qualcuno, ragazzi, apparirà. Potrebbe essere un personaggio importante, noto, anche famoso per qualcuno. Mm, potrebbero esserci dei viaggi da dover affrontare per vedere questa persona o dei viaggi da affrontare nei quali conoscerete questa persona. Devo dire che la tentazione sarà forte, mm, però ecco anche qui se avete delle determinate regole su come deve andare una conoscenza, su come si deve creare una relazione, toglietevi parte di queste idee perché vi limitano. E quindi da lì, una volta che riuscite a controllare, mettiamola così, il vostro ego, i vostri pensieri, a lasciare indietro, diciamo, la parte romantica, la parte troppo romanticizzata di una relazione, sento che effettivamente si può creare una buona comunicazione, un buon equilibrio tra voi e questa nuova persona che arriva. Ehm, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, qui secondo me, ragazzi, questo cambio di mentalità, cambio di credenze, cambio di schemi di comportamento, ma anche di situazione, cambio di punto di vista, cioè è come se ci fossero una serie di cambi, come se qualcuno di voi si fosse stufato di rimanere in una certa situazione, avesse voglia di espandersi, avesse voglia di avere di più e soprattutto se praticate magia bianca inizierete a cambiare voi stessi dentro. Quindi sento molto attiva la mente, l'autoanalisi, abbiamo anche la carta dell'eremita, qui è come se qualcuno iniziasse un percorso di autoconoscenza, ok? E tale percorso devo dire che effettivamente potrebbe destabilizzare le coppie già formate, perché in una coppia, soprattutto quando è molto tempo che queste due persone si frequentano, stanno insieme, quando uno dei due evolve, i casi sono due. O evolve anche l'altro o ci si separano perché non si è più, diciamo, sullo stesso livello vibrazionale.
E quindi vi dico che questo passaggio a livello mentale del mese di aprile potrebbe destabilizzare la coppia, potrebbe farvi passare il mese un pochettino giù di tono, mm, però anche lì sarà un ottimo momento per rendervi conto delle credenze limitanti che avete verso il partner. Qui, guardate, c'è proprio la carta, quindi tutto quello che voi pensate non è il pensiero cosciente, le credenze limitanti non sono quello che noi pensiamo a livello conscio, ma sono i programmi a livello inconscio che abbiamo introiettato soprattutto quando eravamo bambini e hanno creato come delle dinamiche di comportamento dentro di noi che molte persone non sono consapevoli di avere. Qui nel mese di aprile diventerete consapevoli di queste dinamiche di comportamento nei confronti del partner o degli altri in generale. Io credo che qui verrebbe bene, per aprire la mente, frequentare posti nuovi, spostarsi. Abbiamo 2 carte 3 carte di viaggio, quindi secondo me, muoversi dal vostro solito, ehm, habitat può servirvi per riprendere, riacquisire, diciamo così, nuovi modi di pensare, nuove credenze, nuove abitudini anche. Diciamo che il mese finisce comunque con un 6 di pentacoli, quindi c'è un certo tipo di equilibrio e di benessere, no? Vi dico che c'è anche un 8 di bastoni a fine lettura, quindi potrebbe arrivare anche qualche notizia importante a fine mese. Ok. Ehm, per quelle persone, ragazzi, che sono in una relazione un po' ambigua, mettiamola così, piuttosto che extra, piuttosto che non ben definita, sento come un andirivieni da parte vostra, cioè nel senso arriverà come a un certo punto, soprattutto agli inizi del mese, dove direte no, boh, basta, sono stufa o stufo di preoccuparmi, voglio qualcosa di meglio e qui potrebbe effettivamente presentarsi anche un'altra persona. Però rimaniamo sulla prima persona che avete in testa. Il fatto che voi, diciamo, vi allontaniate un po', vi farete magari sentire meno, cambierete attitudini, cambierete modo di pensare, cambierete anche discorsi, non solo con questa persona, ma anche proprio nella vostra testa. Sento che qui scatterà qualcosa, un po' vi renderete conto di aver messo su piedistallo l'altra persona o la relazione, cioè nel senso che la situazione non importa com'è, se è giusta o sbagliata, è che è quella. Quindi a un certo punto bisogna anche accettare con questo appeso che le cose siano in un determinato modo. Questo farà sì che, diciamo, pretenderete meno probabilmente, no? Vi godrete di più quello che avrete e le cose come se automaticamente migliorassero. Sento che vi sentirete nutriti in questo mese da parte dell'altra persona, sia che vi vediate o no, sia che insomma vi coccoliate o no, sento una presenza comunque da parte dell'altro, anche se ho l'idea che potrebbe farvi come una sorpresa a un certo punto. Ok, ragazzi, se la situazione non dovesse essere più bellissima tra voi e il partner, potrebbe essere un momento dove effettivamente vi prenderete spazio per pensare eventualmente ad una nuova vita senza il partner o a come potervi prendere un momento per riflettere, per comprendere meglio, per capire cosa sono cose egoiche, risultati egoici e che cosa invece sono le cose di cui ha bisogno realmente la vostra anima. Non è che senta separazioni per adesso, però sì che si arriverà a degli accordi. Ok, andiamo a vedere un oracolo e poi l'I Ching.
Carta numero 14, albero genealogico. Guardate, anche qui parla di espansioni, di legami, di lignaggio. Io questa carta la sento molto come il lasciare un'impronta. È anche una carta che fa vedere le radici dell'albero, quindi è il mettere radici. Ah, ragazzi, non vi nego che con la carta della giustizia, il 6, il mondo, il Papa, la ruota della fortuna, effettivamente per qualcuno ci potrebbe essere un tema legato a un trasloco o alla firma di un contratto per traslocare, per prendere casa, per spostarsi da dove siete. E poi abbiamo la carta numero 21, Arcangelo Zadkiel. Qui parla di autoaccettazione. Guardate, abbiamo la carta dell'appeso qui che parla di perdono. È come se doveste perdonare qualcuno o qualcosa e potreste anche essere voi quelli da perdonare, eh? Di solito è difficile perdonare gli altri quando non si riesce a perdonare se stessi, cioè per riuscire a perdonare realmente gli altri, la prima persona che dobbiamo perdonare siamo noi stessi. Carta numero 7, la coesione. Andiamo a vedere nel libro come lo traduce e lo traduce come la milizia. E la spiegazione dice: per trarre una unità organica ed efficiente da uno stato amorfo è necessaria un'impeccabile organizzazione, un'amministrazione razionale ed efficiente delle proprie forze. In altre parole, disciplina. La regina di spade, ragazzi. Che la disciplina sia fatta di perseveranza è cosa ovvia. Solo insistendo si stabilisce un ordine perfetto. È opportuno quindi che vi sia un uomo forte, una personalità vigorosa che diriga, guidi, impegni le energie di ciascuno. Una specie di capo, insomma. Una volta poi che si sia ottenuto successo, non bisogna abbandonarsi alla superbia e alla sufficienza, né divenire ingiusti e intolleranti. La forza è accresciuta con l'accorta generosità. Le possibilità nascoste che sono in noi si alimentano con una saggia condotta di vita. Bellissima carta, sento molto questa giustizia, le regole, però l'autodisciplina dell'imperatore anche. Però ci sta. È il nostro padre interno. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento e se avete piacere potete anche condividere il canale o il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti e lo stesso lavoro lo potete trovare anche nella sezione degli abbonati, solo che chiaramente è trattato in modo un po' più generale perché non avendo la persona davanti non posso fare un lavoro a tu per tu. In quella sezione, gli abbonati, trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma racchiude vari insegnamenti di magia bianca. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per dare un'occhiata ai temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!